Yuria Hime ha debuttato il 26 gennaio 2025 contro Maika in un match che ha da subito mostrato le qualità della giovane rookie. Qualità che sono cresciute man mano che i mesi sono passati grazie all'aiuto ricevuto inizialmente da Mina Shirakawa. Questo faceva pensare che presto Yuria si sarebbe unita a EXV, ma così non è stato, perché proprio sul più bello Yuria si è vista abbandonata dalla sua mentore, che aveva deciso a sua volta di lasciare la Stardom per cercare fortuna in AEW. Fatto sta che questo fu un brutto colpo per Yuria Hime, che si vide privata di un punto di riferimento. Questo infatti fermò la scalata della giovane ragazza, che fino a poco tempo prima sembrava pronta ad un grande successo. Quando però sembrava tutto perduto, ecco che nella vita di Yuria Hime fece capolino Saya Iida, intenzionata a proseguire il lavoro fatto da Mina Shirakawa prima della sua partenza. Così Saya Iida iniziò sempre più ad avvicinarsi a Yuria, invitandola costantemente a presenziare agli allenamenti di Stars all'interno dello Stardom Dojo. La presenza fissa di Yuria Hime a queste sezioni portarono la giovane rookie a diventare sempre più affiatata con chi l'aveva accolta a braccia aperte in un periodo di smarrimento. Questo ci porta a New Blood 22, sì, perché nel main event di quello show Waka Tsukiyama e Hanako erano riusciti a difendere con successo i New Blood Tag Team Titles, ma una nuova sfida era pronta ad attenderle. Al termine infatti della contesa, Yuria Hime fece capolino nel ring con una determinazione mai vista prima. Con il fuoco negli occhi, Yuria si avvicinò a Waka e Hanako, sfidandole ad un match valevole per i New Blood Tag Team Titles. Nei primi momenti, Waka Tsukiyama e Hanako rimasero piuttosto sorprese da questa sfida, anche perché Yuria si presentò da sola sul ring senza nessuna compagna che potesse darle manforte. Yuria allora, il microfono alla mano, rispose che avrebbe trovato di certo chi l'avrebbe accompagnata in questa avventura. E allora Waka e Hanako non potettero più tirarsi indietro e accettarono la sfida di Yuria. Nelle settimane seguenti, Yuria, fiduciosa delle sue qualità, continuò la ricerca di una possibile partner fino a che Momo Kogo si propose come compagna di avventure, il che fece molto felice Yuria, che aveva trovato una ragazza con cui aveva condiviso lo spogliatoio grazie a sessioni di allenamento in comune. Dopo aver reso noto a tutti la sua partner, Yuria iniziò un percorso che la portò a scontrarsi varie volte con le campionesse in carica, specialmente con Waka Tsukiyama, rea di aver puntato il dito contro Yuria non credendola un'avversaria all'altezza. Questi scontri penderanno principalmente dalla parte di Waka, che riuscì a far seguire i fatti alle parole, mettendo in mostra tutta l'inesperienza di Yuria. La Hime però non si arrese e, nonostante tutte le batoste ricevute, continuò imperterrita nel viaggio che, secondo lei, le regalerà i New Blood Tag Team Titles, obiettivo che Yuria non ha mai nascosto. Sì, perché la giovane rookie ha ammesso sin da subito che quelle cinture le hanno sempre fatto gola. Inizialmente infatti il suo obiettivo primario era quello di vincere questi titoli, o comunque i Goddess of Stardom Championship, insieme a Mina Shirakawa, obiettivo poi scartato proprio per colpa dell'addio di quest'ultima. Yuria però non accantonò comunque il desiderio di vincere i titoli di coppia, e ora che ha trovato una nuova amica è più carica che mai, anche perché sente che l'obiettivo prefissato sin dal suo debutto è ad un passo. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il mare, anzi un oceano di nome Raisin Bread. Sì, perché Waka Tsukiyama e Hanako sono intenzionate a fare tutto ciò che è in loro potere per far sì che il sogno di Yuria Hime non si avveri.
Innanzitutto perché non hanno di certo voglia di abdicare dal trono tanto facilmente, ma forse, e direi soprattutto, perché hanno il compito di tenere alta la bandiera di EXV che negli ultimi mesi a stento è sventolata in pompa magna. Purtroppo la unit capitanata da Maika ha visto le proprie credenziali colare a picco dopo l'addio di Mina Shirakawa e l'infortunio che ha colpito proprio la stessa Maika. Senza dimenticare Xina, anch'ella ferma ai box da tempo immemore. Dunque quella che nel 2024 sembrava una stable infallibile, ora è poco più che l'ombra di se stessa. Rimaste da sole, Waka, Hanako e Rian hanno il gravoso compito di portare un po' di luce in una unit che negli ultimi tempi è stata sommersa dall'oscurità. Ecco perché Rise and Bread hanno dannatamente bisogno di rimanere New Blood Tag Team Champions per dare speranza a EXV e per dare uno scossone ai fan, ricordando a tutti che loro ci sono presenti e sono una minaccia per chiunque metta nel mirino le loro cinture. A mio avviso quindi i titoli non andranno da nessuna parte e resteranno ben saldi nelle mani di Waka e Hanako anche al termine della contesa. Questa eventuale sconfitta per Ryuria e Momo non è un male però, anzi è un punto da cui partire per pensare sempre più in grande. Ora però, parola a voi. Fatemi conoscere il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Prima di salutarvi, permettetemi di ricordarvi che se il wrestling femminile è il vostro pane quotidiano, allora Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Trovate tutte le info di questo splendido progetto nei link che trovate qua sotto in descrizione. Mi raccomando, dategli un'occhiata. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!